Ciao a tutti e ben ritrovati. Il video di oggi è completamente diverso da tutti quelli che ho postato fino a questo momento. Ho deciso infatti di condividere con voi la mia scatola dei ricordi. Da che ho memoria io sono sempre stata ossessionata dagli oggetti, soprattutto quelli legati a momenti particolarmente importanti della mia vita. E ho iniziato a collezionarli e a riporli, a conservarli in questa scatola da giovanissima, diciamo più o meno alle medie. Quindi ci sono un sacco di oggetti che si riferiscono a momenti del mio passato. L'idea per questo video in realtà mi è venuta guardando un video di Jenna Marbles, che è una youtuber molto famosa, che alcune settimane fa ha postato proprio un video simile mostrando la sua scatola dei ricordi, il che mi ha fatto venire voglia di mettere mano alla mia. Non l'ho ancora aperta e ho deciso di farlo insieme a voi. Spero che questo video non vi annoi troppo perché sto per portarvi in un viaggio indietro nel tempo nella mia vita. Ci saranno cose imbarazzanti, cose divertenti, cose probabilmente un po' inquietanti, proprio come sono io. Diciamo che ci sarà di che divertirsi. Cominciamo. Apro la mia scatola. E già mi viene un po' da piangere. La prima cosa che trovo è il mio biglietto di partecipazione per il matrimonio. Li avevo fatti tutti io stessa a mano, ovviamente. 30 giugno 2012. Questo è. E in abbinamento la bomboniera, anche questa l'avevo fatta io a mano. Un'altra cosa, questa è più sull'imbarazzante, decisamente più indietro nel tempo. Un ritaglio di giornale, probabilmente la Gazzettina del paese, che ritrae me e la mia migliore amica del tempo, Monica, che è ancora una mia carissima amica. Abbiamo fatto insieme le elementari, le medie e anche le superiori. E congratulazioni a Giuliana e Monica per aver superato il First Certificate in English, un impegnativo esame dell'Università di Cambridge. Wow! Evidentemente mi sentivo molto fiera e ho conservato il ritaglio. Una fotografia, la prima fotografia di me e Daniele. Penso fosse il nostro primo viaggio insieme in Sicilia. Io ho delle sopracciglia imbarazzanti, però sono molto legata a questa immagine. Una serie di cose bizzarre. Dentro un piattello, di quelli per il tiro al piattello che ho preso Dio solo sa dove, troviamo il tappo di una bottiglia presumibilmente di champagne con scritto buon anniversario e sopra una data 6/11/90, 2 mesi, un mesiversario con il mio fidanzatino dell'epoca. Il braccialetto. Andavano tantissimo questi braccialetti quando ero ragazza, con scritto il nome del mio fidanzatino delle medie, tale Diba, che non era il suo vero nome. Diba, se stai guardando questo video non credo, ma ciao. Questo è. Oh sì, mio Dio. Questo è il braccialetto che avevo quando sono nata. I miei genitori l'hanno conservato, è saltato fuori una decina di anni fa ed è finito nella mia scatola. A quanto pare pesavo 3,5 kg, il che non è male, e sono nata alle 22:25 del 10 di novembre. Guardate quanto è piccolo, sembra impossibile. Una serie di conchiglie con all'interno scritto Pasquetta del 90, Gita Bellaia Rimini, Gitone proprio, sempre del 90. Gita a Roma dell'89, a Roma non credo ci sia il mare, probabilmente siamo stati a Ostia, comunque. Questo no, questo è spettacolare. Questa è una spilla con un orso. Dovete sapere che quando ero bambina, io e le mie migliori amiche, Federica e Alessia, eravamo in fissa totale con Occhi di Gatto, il cartone animato, qualcuno di voi forse se lo ricorderà. Ognuna di noi ovviamente era una delle protagoniste, io ero Kelly, ma solo perché le altre avevano preso le più ambite che erano Sheila e Tati, ma noi non eravamo Occhi di Gatto ma Occhi di Orso e ognuna di noi aveva questa spilla che era proprio simbolo di appartenenza al gruppo, quindi ambitissima. Divertenti queste cose. Biglietto d'ingresso al museo di Frida Kahlo di Città del Messico, a Casa Azul. Spettacolare, non poteva mancare.
Questo è il biglietto di un concerto ed è un altro sogno diventato realtà. Si tratta del concerto di Roger Daltrey. Se non lo conoscete, è il cantante degli Who, il mio gruppo preferito in assoluto di tutti i tempi. Credevo che non sarei mai riuscita a vederli dal vivo, o almeno uno di loro. Invece 3 anni fa, nel 2012, Roger Daltrey si è esibito a Torino e io ho colto la palla al balzo e quindi ho realizzato il sogno di una vita. Favoloso disegno artistico in stile Picasso realizzato da una delle mie migliori amiche, Antonella, durante i periodi dell'università. Sono io al 100%, all'epoca portavo l'anello al naso. Questo è il tatuaggio, tra l'altro il tatuaggio che abbiamo io, la mia amica Antonella e la mia amica Alessia, l'abbiamo fatto insieme ed è un po' il simbolo della nostra amicizia, e qui è rappresentato nel favoloso disegno di Anto. Locandina del Santo Niente. Il Santo Niente era una band italiana che purtroppo si è sciolta recentemente. Erano amici, sono ancora degli amici anche se non li vedo da tantissimo tempo. Durante gli anni dell'università che io ho fatto a Bologna frequentavo tantissimo i ragazzi e in un certo periodo ho anche venduto le magliette, quindi li ho seguiti in tour in Italia. Questo fa riferimento a domenica 22 giugno 1997 al Club 99 di Pescara. Ricordo perfettamente questa data, ma meglio non raccontare altro. Bei tempi. Ragazzi, se mi state guardando, ciao. Restiamo nella deliranza. Un bigliettino, martedì 6 ottobre 1998 con Umberto Smaila. Passiamo proprio dalla rava alla fava. Questo perché in realtà il fidanzato della mia amica Alessia all'epoca suonava nel gruppo di Umberto Smaila ed evidentemente eravamo andati a vederlo suonare. Dove? Lungomare di Cervia, quindi è sicuramente del periodo dell'università a Bologna. Una locandina fotocopiata, Cara Night, 15 maggio 1999, festa in attesa del Cotechino d'Oro, Festival Canoro per voci nuove. Ora, chi ha studiato a Bologna sicuramente sa cos'è il Cotechino d'Oro. Per chi invece si chiedesse cosa diavolo è, si tratta, perché mi sembra che lo facciano ancora, di una festa a tema kitsch retro in cui chiunque poteva esibirsi, preferibilmente in canzoni della Carrà, di Albano, comunque molto molto kitsch. Era divertentissimo, ho dei favolosi ricordi. Questo però fa riferimento a una festa pre-Cotechino d'Oro, Cara Night, quindi direi soltanto dedicata alla mitica Raffa. Favoloso. Gli anni dell'università, spettacolo, me li ricordo come i migliori della mia vita. Un'altra locandina, un altro volantino, sempre del Santo Niente. Questo è 24 gennaio, credo 97, siamo in quegli anni lì. Firenze, Auditorium Flog. Una fotografia che avevo addirittura incorniciato, che ritrae me e una serie di amici in Piazza Verdi a Bologna. Io ero nella fase capelli color viola, ho passato un periodo della mia vita in cui cambiavo colori di capelli più delle mutande. E questa è Rosa, che non vedo da allora. Io, Angus, la mia amica Antonella, la mia amica Alessia e una serie di sconosciuti che non ricordo. No, questo ragazzi è veramente imbarazzante. Durante gli anni dell'università, a un certo punto, io e la mia amica Antonella, che mi odierà perché vi sto raccontando questa storia, a un certo punto avevamo sviluppato una passione decisamente malsana per i Take That. E già questo vi dice tutto. Eravamo addirittura andati a vedere un concerto a Bologna al palazzetto, al Palasport, e fuori vendevano ogni sorta di minchiata e avevo acquistato questo sacchettino con una fotocopia della firma di Robbie Williams, e i suoi capelli. Dubito fortemente che fossero i suoi capelli, anche perché ne aveva tantissimi e sarebbe rimasto pelato. In più all'epoca, se non ricordo male, li portava rasati. In ogni caso, nella mia deliranza avevo acquistato questo feticcio inquietante. Una serie di fotografie. Allora, io nel periodo dei capelli assurdi, qui ce li ho rosso fuoco. Mi ricordo che mi svegliavo la mattina
e mi spaventavo allo specchio perché mi dimenticavo ogni volta il colore dei miei capelli. Piazza Verdi, Bologna, io e una serie di persone, credo che uno di questi sia Paparichi e l'altro sia Deda. Chi ha conoscenza della scena musicale dell'epoca a Bologna saprà di cosa parlo. Un'immagine che raffigura me, la mia amica Antonella e la mia amica Alessia, il trittico, il trio lescano, durante il nostro viaggio in Irlanda sui Giant Causeways. La fotografia del ragazzino del quale mi ero innamorata follemente durante la mia prima vacanza studio. Ero stata in college a Cirencester, credo si pronunci. Ero in prima liceo, quindi avevo 14 anni, credo, ed ero in fissa totale con i New Kids on the Block. Ancora una volta questo vi farà capire quanto sono vecchia. E tale Mark, eccolo qua, secondo me assomigliava tantissimo a Joe McIntyre, che è uno ancora dei New Kids on the Block, del quale ero innamorata follemente, e per osmosi, per proprietà transitiva, mi ero innamorata follemente anche di tale Mark. Chissà che fine ha fatto. Ancora fotografie. Questa sono io intorno ai 10-11 anni. Complimenti per la maglia, complimentoni, veramente agghiacciante, e indosso degli orecchini super kitsch giganteschi a forma di stella perché all'epoca i miei genitori, con un certo masochismo, mi facevano tagliare i capelli dal barbiere del paese, e quindi fino intorno ai 14 anni, 12 anni, 13 anni, la gente diceva che bel bambino, quindi per far capire che ero femmina tendevo a indossare questi orecchini inquietanti. Questa foto è di qualche anno prima, 8-9 anni, e dimostra il mio grande amore per l'acqua all'epoca. Come vedete ho l'acqua che mi arriva alle caviglie e sono terrorizzata. Tra l'altro complimenti per il sedere della signora là dietro, complimentoni. Una scaletta, eccola qua. Dunque, faccio coming out su una roba imbarazzantissima. C'è stato un periodo della mia vita in cui ero in fissa, ma veramente in fissa, ma in una roba proprio imbarazzante, con i Casino Royale. Li seguivo praticamente ovunque, qualsiasi data nell'arco di 200 km. E questa locandina è sicuramente, questa scaletta è sicuramente di uno di questi concerti, anche abbastanza datata perché ci sono pezzi che fanno parte dei loro primi album. Al fondo c'è scritto: se salta un fusibile siamo fottuti. E poi CR è una scaletta. Vabbè, feticcio. Una scatoletta. E qui ci sono forse le cose più inquietanti. All'interno c'è una banconota da 500 lire, che molti di voi probabilmente non avranno mai visto, e che anch'io ricordo a malapena, tanto per chiarezza, perché sono vecchia ma non così vecchia. Dei capelli. Questo era il mio codino. Negli anni 80 andava tantissimo avere i capelli corti con il codino lungo, quella roba super tamara, veramente bah. E quando l'avevo tagliato l'avevo conservato e ancora è qui. C'è anche il mio dente del giudizio, che per pudore non vi faccio vedere troppo perché potrebbe schifarvi. E lavato è perfetto, ci si potrebbe fare una collana. Beh, io direi che vi ho già fatto vedere veramente un sacco di cose, e quindi direi che per questa volta ci fermiamo qui. Come vi dicevo, ho ancora un sacco di altre cose, sia in questa scatola che in altri album. Ne tengo tantissime proprio appese in casa perché ho un po' il feticcio degli oggetti e dei ricordi, e ho anche un sacco di diari. Per cui, se questo video vi è piaciuto, innanzitutto cliccate mi piace in modo che io possa capirlo, e se siete interessati a vedere i miei diari e magari a farvi leggere le parti meno imbarazzanti e meno inquietanti, scrivetemelo nei commenti qui sotto. Bene, direi che davvero per oggi è tutto. Mentre passa una macchina a tutta velocità, io vi saluto. Vi mando un grandissimo bacio e noi come sempre ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial fai da te. Recentemente cercavo un modo
facile per trasformare i classici braccialetti rigidi in metallo come questi, che più o meno tutte abbiamo a casa, in qualcosa di più divertente, colorato e anche più adatto all'estate. Su Pinterest ho trovato un'idea molto semplice da realizzare e il risultato mi piace davvero molto. Infatti ho trasformato questi noiosissimi braccialetti in metallo in questi braccialetti molto più colorati, tintinnanti e divertenti.